A Como senza Bonnì e senza Lautaro Martinez. Per la semifinale d'andata di Coppa Italia, Chivu dovrà fare a meno di 2 pedine importanti nel reparto offensivo. Il francese infatti, come sappiamo, era uscito dolorante, acciaccato dalla sfida contro il Genoa e verrà preservato per provare ad esserci nel derby di domenica. Nel frattempo il capitano Lautaro Martinez resta indisponibile dopo l'infortunio a Bodo. Senza 2 riferimenti importanti nel reparto d'attacco, l'Inter e Christian Chiu insomma, è chiamato a trovare delle soluzioni in una settimana che può indirizzare molto, in una settimana sicuramente decisiva sotto tanti aspetti, che si chiuderà poi domenica con il derby. Una partita che in realtà va preparata già da ora, sia nel modo in cui verranno gestite le energie, sia nel modo in cui si distribuiranno, ecco, i minuti, quindi un po' cercheremo anche di proiettarci a quello che sarà il derby di Milano, vedendo quello che Chivu deciderà per la sfida di domani. Una sfida che comunque non va sottovalutata, non va messa assolutamente in secondo piano, perché vorrebbe dire per l'Inter proseguire comunque un percorso importante in Coppa Italia, puntando di fatto alla finalissima, con il Como che non diventa soltanto l'avversario di giornata e l'avversario in questa doppia sfida, ma in realtà anche una squadra con dei profili che attirano molto l'attenzione, profili che già hanno attirato, diciamo, in passato, altri che stanno colpendo sicuramente per quello che è il rendimento attuale. E allora in questo contenuto raccoglieremo un po' tutte le top news del momento alla vigilia di Como Inter, partendo ovviamente dalla situazione degli indisponibili, partendo un po' da quelle che saranno le probabili scelte di Christian Chivo e poi anche un occhio appunto al mercato, perché c'è da fare secondo me anche una specifica importante e rilevante. Prima però di addentrarci in tutte queste questioni, come sempre, ben ritrovati amiche e amici nerazzurri qui su Passione Inter in questo nuovo episodio, in questo nuovo contenuto al quale vi invito a lasciare un mi piace, vi invito anche ad iscrivervi al canale di Passione Inter e poi vi aspettiamo nella famiglia del club con tanti nerazzurri da tutto il mondo, con i quali stiamo vivendo anche, ecco, un momento importante per l'Inter e ci stiamo dirigendo e stiamo vivendo insieme un po' quello che è il sogno scudetto, il sogno di vedere insomma l'Inter trionfare anche su più fronti se vogliamo. Allora partirei subito da quella che è stata la domanda di questi giorni, la domanda che mi avete fatto ovviamente e lecitamente anche ieri in live, cioè come sta Bonnì? Allora Bonnì è uscito purtroppo dolorante, come dicevo poco fa, dalla sfida contro il Genoa. A Christian Chiu era stata chiesta anche diciamo di dare un po' una risposta su questa situazione. Lui aveva anche detto, in un post partita che comunque è stato abbastanza turbolento, ve l'abbiamo raccontato, aveva detto: "Ormai non mi fido più perché ogni volta che, appunto mi vengono date delle indicazioni su dei giocatori, poi magari restano fuori per più tempo". Quindi aveva detto testualmente, vi cito le parole del mister, aveva detto: "Mi hanno detto che non è niente di che, ma non mi fido più". Noi abbiamo saputo, insomma, si è saputo che, Bonnì ha avuto una contrattura al polpaccio. Oggi sarà una giornata decisiva, nel momento in cui sto registrando non abbiamo novità al riguardo, perché si deciderà se l'attaccante avrà bisogno di svolgere o meno gli esami strumentali. La cosa che già sappiamo e che possiamo dare per certa è che appunto domani non partirà per Como, non ci sarà in Coppa Italia per preservarlo appunto in ottica derby di Milano, considerando che appunto l'Inter già sa che per quella partita lì dovrà fare a meno sicuramente di Lautaro Martinez che non riuscirà ad esserci. Quindi in questo momento Bonnì rimane indisponibile e verrà preservato appunto in ottica derby. Quindi domani Chivu potrà contare su Pio Esposito e Marcus Thuram e poi vediamo se ci sarà l'intenzione di integrare anche qualche giovane dell'Under 23. L'abbiamo visto fare spesso a Chivu anche in Coppa Italia, c'è Lavelli, attaccante dell'Under 23 che tra l'altro è stato anche tra i convocati nell'ultima partita di Champions League. Sappiamo che Chivu ha anche dato spazio, ecco, ai giovani in parte in alcuni step di questa competizione con, insomma, anche la titolarità di alcuni giovani, quindi insomma, domani con ogni probabilità, nonostante, l'Inter Under 23 sarà impegnata nella sfida di campionato contro il Cittadella, sicuramente vedremo tra i convocati anche qualche giovane, però dobbiamo fare i conti ovviamente con la situazione attuale dell'Inter e quindi fare dei ragionamenti un attimo sul discorso, dell'attacco nerazzurro. Bisogna fare una specifica perché, come aveva sottolineato anche Lorenzo, recentemente, l'Inter dall'infortunio di Lautaro Martinez
Ha avuto un, se vogliamo chiamarlo problema, lo chiamiamo in questo modo, anche se, diciamo che è un dato, ecco, che possiamo andare a sottolineare, cioè il fatto che l'Inter ha avuto difficoltà a trovare il gol con gli attaccanti dal momento in cui si è infortunato Lautaro Martinez. Infatti in Lecce-Inter sono andati al gol Mkhitaryan e Akanji, nell'ultima di Champions League contro il Bodo ha segnato Alessandro Bastoni e nell'ultimissima di campionato contro il Genoa abbiamo visto segnare nuovamente il trascinatore Federico Di Marco e poi dal dischetto Çalhanoğlu. Quindi di fatto da quando si è infortunato Lautaro Martinez nessun attaccante dell'Inter è andato a segno e questo è un dato perché sappiamo che Lautaro Martinez è un giocatore che segna, che ha fame sotto porta, che cerca molto il gol, dall'altra parte è anche un attaccante molto altruista, un giocatore anzi molto altruista che mette i compagni in condizione di trovare appunto il gol e di andare a concludere. Questo sicuramente è la dimostrazione. Quindi bisogna fare dei ragionamenti su questo e ovviamente sono ragionamenti che si riflettono un po' e sono indirizzati totalmente su Pio Esposito e Marcos Thuram, che saranno plausibilmente i titolari nella sfida di domani, a meno di grosse sorprese o di qualche titolarità che non ci aspettiamo, qualche cambio modulo, adesso ne parliamo, però appunto dovrebbero esserci loro, in coppia d'attacco domani. 2 parentesi, perché su Pio Esposito sicuramente c'è un giudizio positivo su quella che è stata la stagione finora, sui numeri di questo ragazzo, però c'è anche, diciamo proprio quell'entusiasmo lì, di vederlo ancora di più, no, incidere. Quindi domani sicuramente i riflettori nel caso puntati su di lui, perché la speranza è un po' che possa essere lui il trascinatore, no, di questa squadra in mancanza di 2 giocatori importanti. Dall'altra parte c'è un Thuram da decifrare, perché ne stiamo parlando tantissimo, è un Thuram che in campionato non segna dalla partita contro il Sassuolo, nonostante non siano passate troppe settimane. In ogni caso, perché dico decifrare? L'abbiamo detto più volte, in questo momento sicuramente il dato di fatto è che è un Thuram un po' più in ombra, quindi mentre Pio Esposito magari non è riuscito a trovare il gol nelle ultime partite, però lo vediamo spesso lottare, spendersi, avere quella fame e quella cattiveria, questo è l'aspetto che forse sta mancando in Marcus Thuram. Quindi si aprono ancora e continuano ad alimentarsi un po', le questioni legate a questo giocatore. Nel momento in cui si è infortunato Lautaro abbiamo detto: c'è bisogno di vedere Marcus Thuram, c'è bisogno di vederlo, diciamo tornare a quei livelli lì, perché deve trascinarci e deve tornare a trascinarci. Purtroppo in queste settimane non lo stiamo vedendo. Quindi l'augurio, soprattutto in una settimana importante con, l'appuntamento in Coppa Italia e poi il derby di Milano, nel quale sappiamo già che non ci sarà Lautaro Martinez, appunto l'augurio è quello di vederlo in qualche modo tornare ad incidere o perlomeno di avere quell'atteggiamento lì che ci fa dire: "Okay, Thuram è presente". Quindi ci aspettiamo tutti una crescita da parte di questo giocatore, o meglio, più che una crescita parlerei forse di ritorno effettivo di questo giocatore che dopo l'infortunio, insomma, non ha ancora mostrato secondo me il 100% della sua condizione. Aggiungerei anche che Chivu comunque potrebbe trovare delle soluzioni alternative, l'abbiamo detto prima, magari con qualche giocatore dell'Under 23, anche se bisogna capire perché il peso della partita è rilevante, quindi secondo me non so se dal primo minuto potremmo vedere una soluzione del genere o magari a partita in corso e poi c'è anche, la soluzione della quale parlavamo ieri in live con un eventuale cambio modulo. Anche qui non so se dal primo minuto, perché finora Chiu dal primo minuto non ha azzardato diciamo allo stravolgimento, del 3-5-2, però contro il Genoa nel finale abbiamo visto Pio Esposito, prima punta con Diouf e Frattesi alle spalle. Quindi c'è anche, questo 3-4-2-1 che, diciamo in caso di emergenza come quella di domani, potrebbe essere una soluzione molto, molto utile. Andiamo a vedere però anche quella che potrebbe essere la probabile formazione di domani, con Chivu che potrebbe anche essere orientato a fare qualche cambiamento. Quindi, partiamo dalla porta. Tra i pali si potrebbe pensare di rivedere Josep Martinez, che abbiamo visto più volte in Coppa Italia in questa stagione, un po' di cambi anche in difesa, con Acerbi che potrebbe tornare, titolare, Bissek, sul centrodestra a far rifiatare anche una Akanji che secondo me
ha bisogno di un po' di riposo perché viene da un errore contro il Bodo che secondo me un minimo lo ha segnato e l'ho visto nel primo tempo della partita contro il Genoa, che mi sembrava ancora un po', scosso sia per la botta in testa, forse anche appunto per quella situazione lì. Quindi io darei un po' di fiato ad Akanji per vederlo tornare al meglio poi per la partita contro il Milan. Dall'altra parte, Bastoni che non abbiamo visto a Genoa rientra dalla squalifica, quindi, credo che domani insomma possa esserci lui, sul centrosinistra, anche per dar modo a Carlos Augusto eventualmente di dar fiato ad un Federico Di Marco che continua a fare i suoi 90 minuti, continua insomma a trascinare questa Inter, però in vista di un derby nel quale probabilmente tutti noi ci aspettiamo tanto da Di Marco, una partita molto dispendiosa, appunto secondo me sarebbe anche, così, giusto dare un po' di fiato a questo giocatore. Attenzione all'altra corsia dove potrebbe essere rilanciato Matteo Darmian che diciamo dal rientro, ecco, dall'infortunio secondo me, ha fatto vedere buone cose, perché a me con il Bodo, non è per niente dispiaciuto Darmian, quindi eventualmente una scelta su di lui potrei condividerla, ecco, con il fatto che mi aspetto anche di rivedere a partita in corso di nuovo Dumfries, che se vogliamo sfruttarlo e se c'è l'intenzione di sfruttarlo in vista del derby, io continuerei a dargli un po' di minuti. In cabina di regia potrebbe, rientrare addirittura dal primo minuto Çalhanoğlu, fresco di gol dal dischetto, in base a come saranno le sue condizioni, a come sono le sue condizioni, però ecco c'è questa chance, di vedere Çalhanoğlu dal primo minuto che potrebbe dar fiato a Zielinski. E poi, diciamo che sia Diouf che Frattesi potrebbero avere la loro chance dal primo minuto, appunto come interni di centrocampo. C'è diciamo, ci sono un po' di ballottaggi, ecco, a centrocampo, quindi è una situazione ancora un po', da delineare, però queste un po' quelle che potrebbero essere le scelte di Chivu. Onestamente non mi aspetto un turnover così massiccio, devo essere sincera, però devo anche dire che se ci fosse appunto Çalhanoğlu dal primo minuto, allora potrei anche pensare che, si possa fare una scelta diversa anche per le mezzali e quindi panchinare sia Barella che Zielinski/Mkhitaryan e scegliere Diouf e Frattesi dal primo minuto. In attacco non mi dilungherei troppo perché l'abbiamo detto, poco fa, con ogni probabilità ci saranno Thuram e Pio Esposito, i 2 disponibili, di mister Chivu per la sfida di domani in assenza di Bonni e di Lautaro Martinez. Andiamo però anche all'avversario, perché di fronte a noi c'è un Como che secondo me potrebbe puntare tanto, tanto sulla Coppa Italia. È un Como che sta facendo bene anche in Serie A, ma appunto che ha la possibilità di provare a portare a casa un trofeo importante. Quindi diciamo che, appunto secondo me la squadra di Fabregas punterà tanto su questa competizione, così come deve fare l'Inter, perché io non voglio, diciamo, farvi credere che secondo me l'Inter debba snobbare la Coppa Italia. Siamo arrivati ad un punto nel quale secondo me bisogna affondare e provare a portare a casa comunque questo trofeo, anche se l'attenzione di molti è rivolta alla partita di domenica. Un paio di curiosità che arrivano, dalla provincia di Como, si legge anzi sulla provincia di Como questa mattina, perché, Fabregas ha voluto incontrare lo staff del Bodo Glimt. Ha incontrato alcuni membri dello staff del Bodo Glimt e tra l'altro ha fatto anche installare un maxi schermo al centro sportivo di Mozzate per la sua squadra. Adesso vi spiego, anzi vi cito, testualmente quello che leggiamo sulla provincia di Como. Di cosa si tratta? Di un mega schermo, di un maxi schermo dove vengono proiettate le immagini in diretta riprese da un drone che staziona sopra i giocatori. In questo modo la squadra può effettuare vere e proprie lezioni live sulle distanze e sull'occupazione degli spazi, guardando appunto in diretta, guardando live quello che sta accadendo sul campo. È anche un modo per accorciare i tempi, visto che solitamente gli approfondimenti si fanno in sala video dopo l'allenamento, ma questo fa sì che appunto in diretta si possano già correggere gli errori. E poi leggiamo anche un gruppo dello staff della squadra norvegese, quindi del Bodo che ha eliminato l'Inter, ha avuto una riunione con lo staff del Como, non staff dirigenziale ma tecnico,
pare più orientato alla nutrizione. Quindi insomma Fabregas sta andando un po', verso anche la direzione europea. L'avevamo visto fare anche a Luis Enrique, non il nostro Luis Enrique, ma ovviamente l'allenatore del Barcellona, che aveva anche lui installato dei maxischermi, quindi Fabregas sta sempre andando più verso quella direzione. Fabregas che ha scelto anche lui di non parlare alla vigilia di Como Inter e insomma che ribadisco, secondo me arriverà a questa competizione, a questa doppia sfida contro l'Inter un po' affamato di voler provare a portare a casa un trofeo, quindi anche noi dobbiamo farci trovare pronti e avere lo stesso atteggiamento. In chiusura faccio una breve parentesi sul mercato prima di lasciarvi, perché, all'inizio ho detto che il Como è un avversario che ha anche degli elementi interessanti e ce ne sono 2, principalmente dei quali voglio parlarvi in questo episodio e faccio ovviamente riferimento a Nico Pass e a Massimo Perrone, perché sono 2, giocatori che sono un po' nei radar dell'Inter. Nico Pass, il primo, lo sapete in realtà è diciamo un gioiellino che piace all'Inter già da diverso tempo, si era provato anche a portarlo a Milano con Zanetti che aveva avuto degli incontri anche con il padre del giocatore. Dall'altra parte c'è quest'altro talentino appunto del Como, cresciuto nel Manchester City, che è un altro dei profili monitorati dalla dirigenza nerazzurra per l'estate. Giocatore che eventualmente potrebbe arrivare appunto per andare a rinforzare il centrocampo, classe 2003, con però, un qualcosa da aggiungere su questa questione, perché molto dipenderà dal futuro di Çalhanoğlu, del quale stiamo parlando e riparlando in questi giorni anche dopo le, parole del vicepresidente del Galatasaray. Quindi secondo me in realtà appunto la sensazione è che, tutto possa dipendere anche dal destino e dal futuro di Çalhanoğlu. Sicuramente ecco, è uno dei profili che vengono, attenzionati. Io aggiungerei anche, che può dipendere forse da quello che l'Inter avrà intenzione di fare con Stankovic. Questo è un mio punto di vista, però appunto, è un elemento che secondo me possiamo inserire all'interno del discorso, però sicuramente Perrone è uno dei profili che piace all'Inter, con un valore di mercato che appunto, anche in virtù di quella che è la stagione positiva del giocatore, in questo momento già supera i 30 milioni, quindi insomma è una cifra importante. Dall'altra parte c'è Nico Pass, tra l'altro sul quale si è creato un po' un caso negli ultimi giorni perché non è partito titolare nella sfida, contro il Lecce, ma in realtà nulla di che perché domani tornerà titolare. Sappiamo che tutto dipende da quello che farà il Real Madrid, che può esercitare la recompra anche ad una cifra abbastanza bassa per un giocatore del genere, perché parliamo di 9 milioni, quindi insomma sembra che il futuro del giocatore sia, a Madrid, almeno nei fatti, cioè che possa tornare a Madrid, in estate, poi però bisogna capire quello che il progetto tecnico del Real Madrid avrà in mente per questo talento, se tenerlo o eventualmente provare a cederlo e a piazzarlo da qualche parte. L'Inter sicuramente è uno di quei club, tra i tanti club che lo stanno monitorando, perché Nico Pass insomma non passa inosservato di certo, potrebbe magari provare ad affondare di nuovo per il giocatore. Un'ultimissima cosa e poi chiudo tutte le questioni. All'inizio vi ho detto, secondo me c'è da fare una specifica importante, perché io in questo momento vi sto parlando di mercato e so che qualcuno di voi starà già commentando, starà già dicendo: "Ma tanto l'Inter non farà nulla sul mercato, soprattutto quest'anno che siamo usciti, dalla Champions League". Voglio farvi una specifica importante perché, secondo me va fatta appunto una specifica. L'altro giorno nell'ultimo contenuto in realtà ve ne avevamo già parlato, però in questo caso vi cito anche di nuovo Calcio e Finanza per farvi rendere conto un po' del quadro generale della questione, perché la mancata qualificazione agli ottavi in Champions League, non va a cambiare in modo diretto quello che può essere il mercato dell'Inter in estate. Infatti la specifica che fa Calcio e Finanza è questa: il budget della stagione 2026-2027 non viene costruito su quelli che sono i ricavi di quest'anno, ma su quelli che sono i risultati minimi che si attendono per la prossima stagione e questo è molto importante. Quindi l'eliminazione ha un peso specifico, però non è che va a ridefinire totalmente quelli che sono i piani dell'Inter, che appunto si baserà anche sui risultati attesi per la prossima, stagione. Come vi dicevamo l'altra volta, sicuramente c'è stato un calo netto nei ricavi dell'Inter, si aggira intorno ai 100 milioni di euro, quindi un calo
molto importante, ma bisogna andare a guardare anche, quelli che sono i costi che si vanno a liberare. L'abbiamo detto, ci saranno tanti giocatori in uscita, con i quali l'Inter insomma riuscirà ad andare un po' a liberarsi, di un peso economico tra stipendi e ammortamenti, quindi tutti i giocatori che saranno in scadenza. Calcio e Finanza parla di una cifra che si aggira intorno ai 25 milioni, di euro l'anno, che non è una cifra sicuramente altissima, però è sicuramente un aspetto da, considerare. Piuttosto quello che voglio specificare è che le problematiche di questa stagione, quindi eventualmente l'eliminazione, dalla Champions League prematura, si vanno a riflettere in modo specifico sulla necessità di fare più plusvalenze del previsto entro il 30 giugno di quest'anno. Quindi sicuramente diciamo che, secondo me o in linea generale, dalle plusvalenze passerà molto di quella che può essere la libertà dell'Inter di muoversi sul mercato. Però la situazione non è drammatica come la stanno disegnando o come molti di voi spesso ci dicono. Cioè l'Inter ha margini di manovra, può muoversi, sicuramente devono esserci degli incassi diversi perché appunto i ricavi sono ben minori rispetto allo scorso anno, però ci sono tutte le questioni che vi ho detto e questioni che ovviamente approfondiremo poi nell'appuntamento quotidiano di oggi alle 19:30. Quindi in questo momento vi lascio con un altro contenuto al link in descrizione per chi ci sta ascoltando in podcast. Vi ricordo anche di commentare, quindi vi aspetto nei commenti. Se invece ci state seguendo su YouTube, per il contenuto di approfondimento vi basta cliccare qui.